Ragazzi, buongiorno dalla Gran Bretagna. Fino a 10 minuti fa pioveva tantissimo, ci sono 14 gradi, ma la giornata di oggi ci tempererà. Quindi buongiorno, preparatevi, una settimana di tempo e arriverà l'inverno del nord, perché lo porteremo con noi. Ecco, il gatto nero ha parlato, la sentenza è stata data, quindi ora andiamo diretti in Francia. Al volo room tour, tavolo da lavoro, bagno nuovo con doccia, camera piccolissima, moto caricata. Aver avuto l'accortezza di lasciarci il posto sotto la tettoia da parte dei titolari è stato un plus che riconosceremo, insieme tra l'altro ad uno scoiattolo di cui vi lascio la foto. Salutiamo la casina, o meglio il locale, che fu un ristorante a partire dal 1964, quando la famiglia della proprietaria aprì questa struttura. La casa è tappezzata di foto degli anni 60, dell'apertura, oltre ad essere strapiena di statuine in porcellana e di peluche dell'animaletto del riccio. Ora diretti a prendere la strada a scorrimento veloce per arrivare a Folkestone, ingresso dell'Eurotunnel. E comunque col nome Eurotunnel è noto da noi e in altri paesi europei, mentre qui in Gran Bretagna è noto come Channel Tunnel. Ho visto le previsioni, in teoria fra un'ora, 2 ore dovrebbe peggiorare e quindi la pioggia aumentare. In questo caso, lo ribadisco spesso, per fare questi viaggi avere un abbigliamento che vi protegga dalla pioggia, ragazzi, significa rendere il viaggio più semplice. E all'abbigliamento aggiungo anche tutto quello che sta sopra la moto, dovrebbe essere antipioggia, assolutamente senza saccenza. Per noi è diventato un must have, cioè qualcosa da avere. Per te la pioggia diventa l'ultimo dei problemi. Quello che bisogna fare attenzione è solo aumentare un po' la distanza di sicurezza e soprattutto stare con gli occhi bene aperti. Sicuramente gran parte di questi camion arriveranno insieme a noi all'ingresso dell'Eurotunnel. Da dove abbiamo dormito al tunnel sono 37 miglia, 40 minuti. Maps mi diceva che la strada era molto trafficata, quindi sicuramente impiegheremo quasi il doppio. Per rispondervi, Francesco, come ti trovi con la guida a sinistra? Vi posso dire che se ce la posso fare io, andate tranquilli, dopo un po' ci si abitua. Ora sarà da riabituarsi quando arriveremo in Francia. Se ci abituassimo alla lingua inglese così come Francesco si è abituato alla guida a sinistra, saremmo a cavallo, nel senso che è molto semplice, è vero, viaggiare in Irlanda. Studiamo l'inglese da una vita a scuola perché questo ha voluto gli ultimi decenni dell'Europa intera e del mondo intero, solo che, ironia della sorte, dopo mesi in Sud America mescoliamo il tutto ed è una fatica immane. E siccome lo spagnolo viene un po' più naturale per noi italiani, introduciamo parole in spagnolo nella lingua inglese. È assurdo. E vabbè, è andata così, intanto l'abbiamo rispolverato. Questo chiaramente ci capita perché non abbiamo la padronanza di nessuna delle due lingue, però piano piano prenderemo ancora più confidenza e metteremo da parte i sorrisi e le risate che ci siamo fatti. È anche da dire che, per quanto mi riguarda, ho perso quell'imbarazzo nello sbagliare le parole. Il fatto di passare tanti mesi in Sud America mi ha spinto a buttarmi, nonostante io non sappia perfettamente la lingua, e l'ho messo in pratica anche nell'inglese quando non mi vengono le parole, cosa che prima non facevo. Da parte mia invece è bellissimo, mi piace tantissimo mescolare. Poi dall'altra parte vedi che la faccia diventa un po' strana perché non ti capisce, rimetti in funzione il cervello e dici: ma che cavolo ho detto? E mentre prima dicevo, ecco, gli inglesi fanno finta di non capirti quando non parli benissimo la loro lingua, posso assicurarvi che non è vero, nel senso che quando ti butti e quando ti arrangi e metti giù una parola che non è proprio quella giusta, ma è un sinonimo comprensibile, loro altro che se ti capiscono. È vero, non siamo passati a Londra, dove magari si può far più fatica, come nella capitale francese, Parigi, per la lingua francese, come si dice per consuetudine, ma vi assicuro che vi capiscono. Aspettate, aggiungo una postilla. Quando Sara dice che non ha la padronanza della lingua, per lei avere la padronanza significa conoscere la lingua come conosce l'italiano. Adesso aggiungo io una postilla: posso essere un po' più bravina se confrontato con Francesco, che però non ha il minimo pudore, non gliene frega niente, tutti lo capiscono.
piacciono e va bene così. La pioggia è aumentata, infatti sull'asfalto c'è un velo d'acqua, però devo riconoscere che queste gomme, perlomeno la sensazione è che mi danno una sicurezza pazzesca. Ho fatto anche una prova di frenata e nonostante c'è appunto questo velo d'acqua, non dico di essere sull'asciutto, ma poco ci manca. Poi in questo caso hai quell'effetto centrifuga che serve anche per lavare sia la moto che i capi, casco, tutto. Channel Tunnel, ci incoloniamo sulla strada dei passeggeri, 20 minuti che siamo fermi in fila, si procede molto lentamente. Noi abbiamo il biglietto per l'ingresso all'Eurotunnel alle 14:30, è abbastanza presto, vediamo se ci faranno entrare comunque e salire sulla corsa precedente. Vediamo, booking references, sì, Mr. Cuccioletta, no pets, yes, confirm, fuel. You have arrived early for your... Sì, siamo arrivati in anticipo, ci fanno salire prima. Perfetto, abbiamo i biglietti. Quindi anche se dovreste arrivare in anticipo, potete salire in anticipo. Partenza anziché 14:30, 13:18. Ricapitolando, al check-in ci hanno solamente chiesto il numero della nostra prenotazione online. Nel frattempo sta piovendo ininterrottamente. Ok, thank you. Passato il controllo passaporti, ci posizioniamo in una delle file dei passeggeri dell'Unione Europea. Siamo in direzione di arrivo, come imbarco terminato, 13:18. Cazzarola, sono lenti per non dire lentissimi. Purtroppo l'orario che ci hanno fatto scegliere l'abbiamo perso per le procedure e mi chiedo perché ce l'abbiano fatto scegliere, però non potevano prevedere che ci fosse tutta quella fila, quindi aspetteremo il prossimo. E dopo 7 anni esatti ci ritroviamo sullo stesso punto, eravamo qua in coda per andare in Scozia. Quella volta non pioveva e forse era anche lo stesso periodo. È il nostro turno. Ci hanno fatto fermare di lato insieme ad altri motociclisti, ci fanno salire per ultimi. Terminate le auto, è il nostro turno. 13:21. Questo è lo shuttle che ci porterà dall'altra parte della Manica. Speriamo, dice Francesco. Due piani per lo shuttle, noi abbiamo proseguito, piuttosto basso. Ci siamo. Atterrate all'interno, la moto ve la fanno mettere in diagonale con la gomma anteriore appoggiata sul gradino, ma vi possiamo assicurare che per esperienza, ecco, già ha iniziato a muoversi e non si sente nulla, quindi non c'è il tremolio, non ci sono sussulti come in aereo, non c'è nada ragazzi qua, è come se state in moto. Poi piano piano si inizia a scendere perché entriamo nei meandri, c'è anche un bagno all'interno. E dopo 35 minuti circa di traversata ci hanno raccomandato di ricordare di guidare sul lato destro della strada. Appena usciti su suolo francese, il meteo non è migliorato, però per il momento da questo lato non piove. Quasi 50 km di traversata. L'Eurotunnel è il terzo tunnel più lungo del mondo, dopo la galleria di base del San Gottardo in Svizzera e la galleria Seikan in Giappone, ma è sicuramente al primo posto con i suoi 39 km di lunghezza per galleria sottomarina. Costa complessivamente di 3 tunnel, 2 tunnel ferroviari e un tunnel di servizio centrale. Siamo in France. Inaugurato il 6 maggio 1994 in presenza di Elisabetta II e François Mitterrand, presidente dell'allora Francia, con un capitale privato preventivato di 4 miliardi di sterline, ne costò infine ai due paesi quasi 9 miliardi. E se già non ve l'abbiamo detto, bienvenue en France. Ricordatevi che siete tutti in sella e se questi contenuti che vi portiamo anche sotto la pioggia vi dovessero piacere, non dimenticate di mettere il vi piace, non vi costa nulla, ma fatelo solo se ne siete convinti. Francesco sta sorridendo, ma non c'è niente da ridere. Ha terminato la batteria della sua camera, per cui adesso la deve cambiare e poi tornerà. Non ci trova nulla di differente nel tornare alla guida a destra, seguendo
gli altri tutto sembra più facile. È anche vero che quasi 46 anni si è guidato da questo lato. È per questo che non c'è nulla di strano e nulla da ridere. Fermati al primo autogrill francese per far benzina e panino. Ancora pioggia, ma vi garantisco che tra poco, perlomeno l'ho garantito a Sara, arriverà il sole e una temperatura che forse inizierà ad essere anche fastidiosa. E se lo garantisce lui. Sapete benissimo della nostra amicizia con Sottocorona, quindi andate tranquilli. Ripartiamo proprio ora sotto una fitta pioggia, ormai è la regola. Vamos! Qualcuno seduto davanti a me aveva detto che sarebbe passata subito la pioggia. Non mi sembra questo il caso. Si sta dicendo, vedi che in fondo si sta aprendo per entrare negli inferi. Passati 40 minuti e qualcuno continua a dire che la situazione cambierà. Io no, Eva e io. Questa situazione ci sta evidentemente sfuggendo di mano. Mi dicono dalle regie di fidarmi, ma a me questa situazione ricorda molto Montevideo fine maggio. E chi vuole capire ha capito. E nonostante la pioggia timidamente continui, devo dare atto del fatto che sembra aprirsi. 20 gradi in questo momento, addirittura sole all'orizzonte. Eccomi tornato di nuovo, non era finita la batteria della mia camera ma era piena la scheda SD. Con l'immetto che avete visto non ci siamo potuti fermare perché poi le camere si devono asciugare, i microfoni si devono asciugare. Ragazzi, questa è la parte complicata di quanto piove o per... Vi mostro la situazione dietro di noi che ci sta praticamente seguendo. Si prospetta un uragano, penso. E soprattutto c'è un vento fortissimo in questo momento. Siamo arrivati. La reception è ancora aperta, ci hanno aperto il garage, abbiamo scaricato tutto, sono veramente stracotto. Oggi avete visto una parte della giornata ma abbiamo preso tantissima di quella acqua e quando si viaggia in questa maniera ovviamente bisogna fare più attenzione. Però una cosa che vogliamo condividere, abbiamo scelto questa struttura perché costa 80 euro la notte e questo viaggio senza la minima ipocrisia sta costando tantissimo. Io lo chiamo viaggio anche se fa parte della nostra vita, l'abbiamo fatto perché è una sorta di tra virgolette investimento, ma su questa cosa ci ritorniamo perché capisco che è difficile da comprendere. Siamo in un angolo di Francia per noi abbastanza inedita. Quando l'avevamo visitata forse ci siamo soffermati sulle grandi città. Questa è una Francia di confine, stiamo scendendo dall'Eurotunnel di Calais ed è per noi una Francia mai vista, un po' come gli angoli d'Italia, diciamo un po' abbandonati a se stessi. È sabato sera, il locale più gettonato è chiuso ed è abbastanza fatiscente. Stiamo cercando un ristorante per la cena, comunque per mangiare qualcosa. Siamo fine agosto e magari in questo periodo i residenti vanno in vacanza. Ora vi mostro il vero motivo per cui sono avvilito. Abbiamo preso questa struttura per 2 notti perché domani staremo sempre chiusi a lavorare e io dico, ci troviamo in Europa, ci troviamo in Francia, ma si può avere 0,8 mega per caricare? Quello che conta per noi è spendere il giusto per avere un posto per poter lavorare. Il posto c'è, l'avevo visto nelle foto, ma non abbiamo internet per poter caricare un video. Lo so che a voi non interessa nulla, ma a noi, dopo tutti i posti che abbiamo visitato, trovarci in queste condizioni onestamente mi fa girare le scatole. E gliel'avevo anche chiesto la struttura, però per loro ovviamente decente quando il download non è male e in questo caso abbiamo circa 20 mega e ci stanno tutti, ma 0,8 mega in upload sono veramente niente. E comunque qualcosina da mettere sotto i denti l'abbiamo trovata, nel senso che un locale che dovrebbe fare la pizza, che si trova a 12 minuti di cammino, sembra sia aperto, anche perché se non è aperto sapete quanto rischio. Qualcosa abbiamo trovato, però con il francese siamo alle comiche. E poi ragazzi, l'ho anche studiato, che vergogna. Le figure di continuano. Io intanto per non pensare alla velocità del wifi ho preso una birra, sarà una bottiglia d'acqua. Ci hanno portato gli stuzzichini come negli anni 80 quando ero piccolino. Come sono? Vi ricordate le pizzette Qatari? Ve lo ricordate solo se siete anziani? La stanchezza fa lo stesso effetto dell'alcol, infatti siamo ubriachi entrambi.
Una notte in carica, solo 45%. Ed aggiungo, per chiudere il discorso, che ho anche acquistato Travel Pass su Wind, in quanto avevo terminato i giga, ma anche perché attraverseremo la Svizzera, e per la Svizzera i piani tariffari ovviamente sono molto ma molto, tra virgolette, complicati. Ma nonostante questo non sono riuscito a caricare il video. Comunque al volissimo, descrizione della camera piccolissima, con tavolo lavoro importantissimo, bagno con doccia rinnovato, pagata 80 euro la notte, compresa una ottima colazione, parcheggio per la moto coperto, che ora vi andiamo a mostrare, a 5 euro al giorno. Questo è il parcheggio per la moto coperto, come potete vedere enorme, con in fondo una 2 cavalli cassonata. Usciti allo scoperto, arrivati con la pioggia, ripartiti col sole, temperatura 19 gradi, bonjour, dalla Francia del Grand Est. Usciremo dal Dipartimento delle Ardenne e scenderemo. Sul navigatore è impostato evita pedaggi, quindi faremo tutta strada tra virgolette normale. Così facendo, oltre ad evitare i pedaggi altissimi della Francia, terremo una velocità di crociera più bassa, e questa moto, quando viaggia sotto i 110-120 km/h, consuma veramente poco. La cosa bella di evitare i pedaggi è il ritrovarsi queste bellezze dietro ogni curva. Quella che stiamo attraversando è la Francia del Nord, molto agricola, meno sfarzosa e appariscente di quella del Sud. L'architettura richiama molto ancora quella del nord. Le strade che stiamo percorrendo sono strade vuote. È anche vero che siamo a fine agosto, ma secondo noi sono strade che non conoscono traffico. Ci addentriamo sempre di più nelle campagne. Siamo nella regione della Lorena, che insieme all'Alsazia segnano le regioni di confine con la Germania. Sulla destra è tornata a scorrere non più la Mosa, ma Mosella, a cui ci eravamo avvicinati a Treviri, Germania. Nonostante siamo immersi nei Vosgi, la temperatura è tornata a ricordare l'estate. Siamo fra i 24 e i 25 gradi. E dopo 317 km ci siamo fermati. E che posto potevamo scegliere? Stiamo per uscire dalla Francia, quindi ne approfittiamo. Guardate con cosa è tornata. Pazzesco ragazzi, test in diretta. Cestino di fragole con crema. Proprio ho preso questo con la meringa solo perché mi ricorda il Sud America. Ora vediamo se sono più bravi i francesi o gli argentini. Ovviamente crema anche da me, e devo essere onesto, anche se di poco vincono i francesi. Però bisogna aggiungere che questo vassoio 9,70 €. Salutando l'omaggio della bici al Tour de France del 2019, che evidentemente è passato di qua, ripartiamo 1 ora e mezza all'arrivo. Saremo proprio alle costole della Svizzera. Si inizia a salire di quota, il sole si è coperto, ma da quanto ci ha detto Valeriano dovremmo avere 70 km, circa 1 ora di bellissima strada e di bellissime curve. Infatti guardate sul navigatore, ma da fare attenzione alla velocità perché già ho visto un autovelox. Cerchiamo un po' di pareggiare le gomme. Mamma mia, se bella! Anche con le gomme che hanno quasi 8000 km e le sospensioni che onestamente non mi fanno impazzire. Spettacolo, spettacolo veramente.
Il nostro carissimo amico Valeriano ci aveva azzeccato. D'altronde motociclista di lunga data, solo che qua 70 torniamo a 50. Ma come si fa a mettere un limite di 50 su una strada del genere? Ecco come è cambiato il paesaggio. Nonostante siamo vicinissimi al parco naturale regionale de Ballons des Vosges, i nomi dei paesini iniziano ad assumere sembianze tedesche. Siamo vicini a Strasburgo e Colmar, ma anche a Basilea. Hotel Arrow. Arrivati. E ci credete che sono cotto? Anzi, stracotto? Ora sarò andato a chiedere il garage per la moto. Quello che mi interessa più di tutti è che spero abbiano una connessione internet decente. Alla fine non siamo usciti più perché in questa struttura siamo riusciti a caricare un video con 30 minuti ed inoltre ho messo sotto la segretaria. Quindi digiuno e si studia il tracciato di domani. Ragazzi, buongiorno dalla rampa di accesso al garage. Gentilmente ci hanno fatto parcheggiare la moto all'ingresso, anche se è un locale privato, e alla fine ci ha concesso il garage gratuitamente. Questo è il nome dell'hotel. Si trova un po' fuori dal mondo, però abbiamo pagato 80 euro a notte, compresa la colazione. Rapporto qualità-prezzo veramente altissimo. E se guardate sulla cartina siamo al confine con la Svizzera. Da st'altro lato la reception. Ora vedete la moto bella carica perché vamos al volo, che siamo come sempre in ritardissimo. Il fiume che funge da confine tra la Francia e la Germania è proprio il Reno. Le bandiere lo avevano anticipato, eravamo tra i 3 paesi, Francia, Germania e Svizzera. Non vogliamo pagare la vignetta per la Svizzera, quindi faremo tutte strade secondarie e per entrare in Svizzera bisogna da questo punto passare prima per la Germania. Non a caso il passo che andremo a fare oggi in territorio svizzero fa da spartiacque proprio tra la Valle del Reno e quella del Rodano. Guardate la coda dei camion per entrare in Svizzera. Loro, come vedete, hanno la corsia preferenziale, cioè la corsia per i camion. Noi dobbiamo andare a sinistra. In teoria dovremmo fare velocissimamente. Questo a grandi linee è il 20° paese che attraversiamo e devo essere onesto, abbiamo evitato di prendere l'autostrada, però ragazzi lasciatemi dire una cosa, i limiti sono troppo bassi, troppo. Poi ci sono questi momenti che in teoria si potrebbe andare, penso, fino a 90 km/h, magari scrivetelo nei commenti se lo sapete, perché non vedo un cartello, Google non me lo dice, e vedendo loro, ma anche leggendo molto nei vari forum, assolutamente rispettare i limiti onde evitare multe salate. Eccola la bellezza in cui riconosciamo la Svizzera, nonostante il cielo velato. Sul lago iniziano a gettarsi montagne che si fanno sempre più alte. Ecco, con questi contesti si inizia a ragionare. Dopo 130 km fatti iniziamo a vedere un paesaggio degno della Svizzera. Spettacolo veramente. Bellissime anche le sagome delle montagne immerse nella poca visibilità. Guardate il colore dell'acqua meraviglioso del 4º lago per dimensione della Svizzera. Bellissime queste gallerie naturali. Siamo sul lago dei 4 cantoni, chiamato anche lago di Lucerna, quasi in un'atmosfera di fine estate. Siamo a 41 km dal passo Furka e si inizia a salire. Oserei dire prati e versanti verde Irlanda. Qua però con una pendenza molto più importante. Continuiamo a salire. Furka Pass aperto. Quindi si parte a quasi 1100 metri di altezza sul livello del mare. Facciamo un po' pareggiare le gomme perché l'asfalto sembra perfetto. 2 tornantoni a 180 gradi, altro tornantone. Cascata proprio di fronte a noi. cascate
viste che arrivano dai picchi più alti. Ora 19 minuti, 15 km per arrivare in cima al passo. Lasciato l'ultimo paesino, da qui si comincia. L'asfalto non è perfetto e la carreggiata è abbastanza stretta. Macchine top, ma ragazzi che spettacolo. Dal navigatore ci sono diversi tornanti. Ora però superiamo questi tedeschi. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Su quel cartello c'era scritto James Bond Street, perché in realtà questa ambientazione del Furka Pass venne utilizzata da Goldfinger, che è il terzo film della saga James Bond, Agente 007, quando ancora c'era l'indimenticato Sean Connery. Non ci sono guardrail, quindi facciamo sempre attenzione. Altro tornantone a 180 gradi, lo facciamo in seconda, grande boxerone. Come si sale ovviamente l'aria inizia a cambiare, la temperatura ovviamente inizia a scendere e compaiono i primi ghiacciai. Bellissimo, bellissimo veramente questo. Non c'è tantissima visibilità per le foto, però bisogna riconoscere che avere un meteo del genere in moto è già una botta di pip enorme. Siamo arrivati a 2021 metri. Toccherà salire ancora perché il Furka Pass tocca i 2436 metri. È abbastanza emozionante e molto bello da vedere il fatto che non abbia delle protezioni che deturpano un po' il panorama, anche se è un po' più pauroso, questo bisogna ammetterlo. Le spaccature create dall'acqua e dai ghiacciai che vediamo ancora sopra di noi. Wow, quanta quantità di acqua scende qua! Comunque la parte più bella è quella che si trova in cima, addirittura una Super Tenere che mi supera. Questo è un oltraggio, ovviamente si scherza, largo alle Tenerone. Pauroso, pauroso, Quasi in vetta. Ovviamente, come potete vedere, non mancano mai, fortunatamente aggiungo, i motociclisti. ci siamo. Furka Pass, 2436 metri. Io come al solito quando arrivo sul passo ho un po' di delusione del passo stesso, perché il bello è giustamente il percorso. Il passo, come in ogni parte del mondo, rimane un po' desolato, privo di vegetazione, perché è il punto più alto. Si scende dall'altro lato, in lontananza risalire vediamo il Grimsel Pass. Ma noi non lo faremo perché andremo diretti in Italia. Abbiamo ancora 2 ore e 24 e sono le 17:14 ed oggi abbiamo fatto quasi 6 ore di moto. La cosa bella di questi passi è che fai un tornante, poi quello che hai di fronte cambia tutto. E questo è il famosissimo hotel che tutti conosciamo, che abbiamo visto in qualsiasi foto pubblicata online, quindi anche per noi foto di rito. Da questo lato è molto più divertente, l'asfalto è perfetto, la strada è più larga. Il ghiacciaio in alto, eccoli i tornanti dal basso. La ferrovia che costeggia la strada ovviamente senza protezione fa un certo effetto. Poi, come già detto, arrivati a valle ci sarebbe il passo Grimsel per risalire, ma sarà per la prossima volta.
uno degli ultimi tornantoni. Certo che avere due passi vicini attaccati è bellissimo. Da motociclista anche la vista ti appaga. Di qua si sale per il Grimsel, mentre noi scendiamo a valle. Qualche tornantone è ancora rimasto. Questo è un po' più aperto, quindi ce lo godiamo di più, anche perché onestamente i tornanti strettissimi, ragazzi, non è che sono piacevolissimi da fare in moto, nel senso che il divertimento ce l'hai nelle curve più ampie, ovviamente. Scesi a valle e i giochi sono finiti. Diciamo che con l'itinerario di oggi eravamo partiti un po' sottotono per poi al tramonto salire all'apice. La Svizzera ha sfoderato tutto il suo fascino. Stiamo attraversando una serie di paesini caratteristici, quasi completamente in legno. Il villaggio svizzero fa sempre un po' relax. Provate a dire che non è vero. Invece qualcuno mi porta in Sud America, nelle strade più isolate. Beh, qualcuno magari non era riferito a te. Allora, mi sono detta questo: prossima vita, quando avrò tanti soldi, perché prima o poi mi toccherà, la ruota gira, prima o poi toccherà anche a me, ecco. Tu ahimè che il valore è inestimabile, non è quantizzabile con nessun numero di zeri. Sì, va bene, però tu sei in carne ed ossa, io sto parlando di bigliettoni. Cioè ragazzi, ha confermato, io sono un manzo da 87, forse dopo questo viaggio 88 kg, quindi di bigliettoni per arrivare a 88 kg sai quanti ce ne servono? Possiamo vedere se ti faccio ingrassare ancora un po' di più, vediamo se a peso mi danno in cambio bigliettoni, ecco, vediamo, la prova si può fare. Ora si sale di nuovo e si entra in Italia. Lasciamo l'ultima città della Svizzera, le bellissime Alpi, ed è pazzesco come vedere la scritta Milano Domodossola appaia sempre come un'ottima idea. Comunque ho aperto tutte le zip ai completi e vi posso dire che senza andare a cambiare l'intermedio, con le zip stesse si riesce a sopperire a un range di temperatura tranquillamente di 5 gradi. Infatti prima eravamo arrivati a 28 ed ora a 21, quasi che dovrei chiuderle. Andiamo a controllare l'altitudine, siamo a 1832 metri. Si intravede intanto il ponte che abbiamo fatto. Passo del Sempione, 2005 metri. Bandiera italiana, bandiera della Svizzera. Bellissima, l'ultima parte di questo viaggio. Ed ora si inizia a scendere con una pendenza del 10%, quindi attenzione ai freni. Dogana svizzera, eccoci siamo, aspettavamo proprio lei. Italia, benvenuti, comune di Trasquera, località Paglino. Ragazzi, bentornati in Italia, anche da parte di Francesco che ha finito la batteria. Siete in sella, quindi temperatura 23 gradi sulle Alpi italo-svizzere, panorama per nulla incerto, maestoso come al solito, e l'aria già è profumata. Appena passata la dogana alla caserma Sempione, siamo a Iselle. Non lo nascondo mai, ogni volta tornare è un tuffo al cuore ed è sempre piacevole. Poi però quando in galleria con doppia striscia continua e limite di 60 un'auto ti sorpassa a 120 all'ora, capisci perché certe volte ti fa incazzare la tua Italia, ecco. Finalmente vediamo la tanto blasonata di Domodossola. Arrivati.
praticamente al buio ma con gli occhiali da sole. Solito room tour velocissimo, bagno ristrutturato con doccia, camera piccola ma carinissima. Siamo in Italia, a Domodossola, gli standard si sono alzati, ma noi dobbiamo andare a casa perché da buoni figli del capitalismo bisogna produrre. E dato che siamo diventati dei latitanti nel vero senso della parola, non ce ne approfittiamo. Importantissimo, la struttura ha un parcheggio riservato e ci hanno fatto parcheggiare la moto sotto il porticato. Costo del parcheggio gratis, quindi ripartiamo al volo perché come sempre siamo in ritardo. Inoltre oggi sarà una giornata in moto poco entusiasmante, faremo praticamente tutta autostrada fino a Corridonia e parliamo di 6 noiosissime ore di moto, però con la sorellona bisogna ammettere che si viaggia in totale comfort. Lasciamo l'hotel di Domodossola, un hotel dove siamo stati benissimo e dove finalmente abbiamo ritrovato l'estate. Ci siamo seduti al tavolo della colazione sotto al sole, pensando di poter godere del sole mattutino. Dopo 5 minuti ci siamo spostati, era il sole italiano, l'avevamo dimenticato. Una parte d'Italia ricca di storia. Proprio nella struttura c'era un quadro in cui venivano paragonati i momenti chiave della Valle d'Ossola. Il momento della conquista da parte degli spagnoli, che veniva descritto come la notte, e l'arrivo dei Savoia fino a Vittorio Emanuele III, inteso come la luce per questo territorio. È chiaro che io sia il tuo Vittorio Emanuele IV. Ecco, ci siamo capiti ragazzi. Adesso per quanto riguarda la luce io vedo solo questo: 5 ore e 57 minuti, 611 km di strada quasi sempre dritta, direzione autostrade. Al di là della luce che i Savoia hanno rappresentato per questa zona, continuiamo a fermarci a Vittorio Emanuele III e al fatto che poi gli italiani abbiano scelto altro, e cioè la Repubblica poi sopravvenuta. Siamo sul lago Maggiore, lo vediamo solo di sfuggita, ma sul quale torneremo molto presto. Il maggiore dei laghi di quest'area, che a dispetto del suo nome è il secondo lago in Italia dopo il lago di Garda. Arrivati all'ingresso dell'autostrada, vediamo se il telepass fa il suo lavoro. Ok, mi mancava all'ingresso, mi mancava pagare l'autostrada e mi fermo qua. Ora direzione Milano A8. Il traffico, come era normale, è aumentato tantissimo, come la temperatura, 32 gradi ora. E considerate che Bologna è ancora lontana, cioè l'inferno. Prima sosta, area di servizio Fiorenzuola. Abbiamo fatto 200 km e siamo in sella da circa 2 ore e un quarto. Facciamo anche benzina. Pieno fatto, ovviamente qua in autostrada la benzina costa di più. 41,63 €, 21 litri e 73. Se volete risparmiare ovviamente bisogna uscire, ma noi andiamo diretti, cercando di risparmiare invece abbassando la velocità massima di 5-10 km/h. E sulla sorellona vi posso garantire che fa tantissimo. Sono le 17:59, appena superato il cartello Emilia Marche. Il senso di libertà assoluto. Le colline che tanto abbiamo paragonato a quelle irlandesi, ma con un clima da fargli invidia, e il mare Adriatico. No, Oceano Pacifico, Oceano Atlantico. E questa curva a sinistra, leggermente in pendenza, la conosciamo bene perché è l'ultima curva prima dell'uscita al casello di Civitanova Marche Macerata. Ora paghiamo quelli 100.000 € per l'autostrada, 23 km, direzione Monti, quindi direzione Foligno. Ci siamo quasi, la nostra uscita. E questa è la salita che porta al nostro paesino. Ora siamo arrivati veramente. Dal CarPlay vedo 7.975 km da quando siamo partiti e 187 ore,41 minuti di guida. Possiamo dirlo a gran voce, grandissima moto anche la sorellona.